Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta della forza, amici del Capricorno, e qui si è girata la carta del Papa. È come se ci fosse un nuovo coraggio di vedere magari certi aspetti spirituali di voi piuttosto che della vostra vita o di certe situazioni. Devo dire che qualcuno troverà il coraggio di diventare un maestro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è la sua playlist e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra, anche questo con la sua playlist. E poi vi ricordo inoltre che a gennaio 2025 parte il corso di tarocchi di livello intermedio. Trovate comunque il video sotto, sempre nella descrizione del video. Voi comunque aprite la tendina perché io nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, poi per ogni eventuale informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, questo è uno di 4 degli oroscopi che pubblicherò per il primo semestre del 2025, uno generale che è già uscito, poi c'è questo sulla crescita spirituale, ce ne sarà poi un altro sull'amore e le relazioni e un quarto sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questo semestre di crescita. Abbiamo un 6 di spade, un 3 di pentacoli, quattro di bastoni, abbiamo l'eremita, un 4 di spade, abbiamo un re di spade e un fante di bastoni. Queste le guardo per curiosità: 5 di spade, 3 di coppe e cavaliere di coppe. Allora ragazzi, andiamo un pochettino a vedere di cosa si tratta. Qui ho la sensazione che qualcuno si lascerà indietro certi modi di pensare, certe attitudini, certi approcci, meglio detto, per prendersi un pochettino di più in mano la responsabilità della propria vita. Cioè qui ho come la sensazione che si lasceranno indietro dei modi di pensare, dei modi di fare e con l'eremita si scoprirà quello che è più in linea con voi stessi. Andiamo a vedere. Ok, allora 6 di spade è spiegato da un cavaliere di bastoni e da un 8 di coppe. È come se qualcuno avesse paura di andare per la sua strada. Può essere che ci sia come qualche problema, qualche situazione un po' difficoltosa, che diciamo mi viene da dire è ora di lasciarsi indietro, perché con questo cavaliere di bastoni indica proprio il volersi muovere in un'altra direzione o in un'altra situazione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Ok, asso di pentacoli e 7 di pentacoli. Allora,
Credo che qui ci sia, perché sono tre carte di pentacoli, quindi una forte predominanza di terra, di materialità, anche di denari, cioè di denaro proprio, se volete, però è più un ok, mi prendo la responsabilità con questo 3 di pentacoli che fa riferimento a dei progetti e con pazienza inizio e mi dirigo verso la mia stabilità. Qui abbiamo un 4 di bastoni. Qui si tratta di capire come creare una vostra zona di comfort diversa da quella che avete imparato durante l'infanzia. Andiamo a vedere. Allora abbiamo il mago, un 7 di spade e un 8 di bastoni. Di nuovo una carta di inizio. Però abbiamo questo 7 di spade, datemi una carta per il 7 di spade. 3 di, ok, 3 di pentacoli nuovamente. È come se aveste bisogno di comunicare con astuzia la vostra verità. Sapete, è un po' come fare buon viso a cattivo gioco. C'è come questo nuovo inizio di questa nuova stabilità, ma con questo 7 di spade o non siete completamente onesti sulle responsabilità che vi volete prendere o non siete completamente consapevoli delle responsabilità che stanno per arrivare con questo cambio, con questo allontanamento, se vogliamo, o un nuovo progetto. Andiamo a vedere la carta dell'eremita. Abbiamo un fante di pentacoli, un 8 di pentacoli e la torre. È come se dovesse studiare un nuovo modo di lavorare. Tenete presente che il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista. È come, ok, imparo una nuova tecnica di lavoro guardandomi dentro. Cosa è più affine a me? Quando c'è la torre si destrutturano certe ideologie un po' egoiche, un po' retro, un po' datate. Vi dico, qui avete 6 di spade, è come se aveste imparato un certo modus operandi e adesso è ora di buttarlo giù, di cercare un nuovo modo di lavorare. Potrebbe essere lavorare da casa, potrebbe essere lavorare online, potrebbe essere lavorare a domicilio. Potreste anche essere voi che vi spostate a domicilio delle persone, Però qui ho come l'idea che un qualche cosa che è stato valido fino ad adesso potrebbe in qualche modo essere rivisto, anche proprio a livello lavorativo o di quotidianità. Per qualcuno si tratta di iniziare un percorso di studi che vi darà da lavorare. È un percorso di studi in tema olistico, in tema di guarigione, in tema di salute, in tema spirituale, potrebbe fortemente essere. Andiamo a vedere questo 4 di spade. Ok. Allora abbiamo un re di bastoni, un 5 di bastoni, un re di spade e un 9 di pentacoli. Che interessante, sono tutte e 5 al contrario. Guardate, io ho la sensazione che è come se aveste bisogno di sviluppare la prontezza di riflessi, perché qui avete due volte il re di spade al contrario ed ehm, è come se avessi bisogno di diventare più flessibili per certi versi, soprattutto se qui avete imparato tante regole che con la torre appunto bisogna destrutturare. Ok. Diavolo. E vedo sempre le strutture mentali, qua, che devono essere destrutturate. Allora abbiamo diavolo, 10 di bastoni e 2 di spade. È come se ci fosse una responsabilità, un qualche tipo di situazione che sentite, di cui sentite dovervi occupare. E io invece qui credo che dobbiate come creare dei nuovi equilibri. Tenete presente che anche qui avete un 9 di pentacoli ed è una carta di dipendenze. È come se aveste bisogno di sviluppare la vostra indipendenza, ma soprattutto parlo a livello mentale, a livello di
potere personale, a livello di sì, ok, ce la posso fare da solo, da sola in questa nuova avventura, ce la posso fare, o è buono per me cambiare certe regole di vita perché con me non vibrano più, magari le ho imparate, sì, è un po' come una fase di risveglio, qui adesso si è girato il giudizio. E anche il 10 di bastoni mi parla di responsabilità o di pesi che ci si sta portando dietro. Allora, da un lato vi invitano come alla flessibilità, da un lato vi invitano a prendere il coraggio a quattro mani, mi viene da dire, e cercare la vostra verità. Il Papa è la carta del maestro, ma prima di diventare maestri degli altri dobbiamo diventare maestri di noi stessi. Solo quando abbiamo integrato qualche lezione di vita ed effettivamente ha cambiato la nostra vita questa lezione, allora sì che poi la possiamo insegnare agli altri, possiamo condurre gli altri attraverso questo passaggio. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo il carro e un 5 di pentacoli. Sì, io direi che le cose sono un po' premature, se vogliamo. Il prossimo semestre lo vedo più come un momento di, appunto, studio di voi stessi, studio di quello che vi può essere utile, di quello che non vi può essere utile. È come se dovessero aprirsi delle potenziali alternative. Però diciamo cercatele in modo che siano affini al vostro vero sé, affini alla vostra anima, alle vostre attitudini, piuttosto che affini a quello che vogliono gli altri, a quello che si aspettano gli altri. Con questo 10 di bastoni si tratta proprio di buttarsi giù le aspettative, cioè se gli altri hanno delle aspettative nei vostri confronti, sono problemi loro, sono loro che si sono creati le aspettative, sono loro che se le soddisfano. E d'altro canto la cosa vale anche al rovescio, cioè se siamo noi che abbiamo delle aspettative nei confronti degli altri, non possiamo poi rimanerci male se non vengono soddisfatte perché le aspettative sono nostre e ce le soddisfiamo da soli. Ok, andiamo a vedere una di queste carte che è un potenziale, un possibile pensiero che vi sta limitando, potrebbe essere anche una credenza che vi sta limitando. Qui si tratta, ragazzi, di veramente di trasformarsi nel maestro di voi stessi, con questo eremita, come se doveste andare a fondo della vostra psiche, anche del vostro lato emotivo, ma più la psiche, perché comunque avete due re di spade al contrario, come se ci fossero delle idee un po' confuse per certi versi su che cosa devo fare, su che cosa si aspettano gli altri, cos'è realmente il mio compito, qual è la mia colpa o qual è la mia responsabilità nei confronti di questa situazione, eccetera. Perché mi valuto dalle mie prestazioni e ci avevate, sì, il diavolo. Il diavolo è una di quelle carte che resta collegata al risultato. Se io ho quel risultato, sono un vincente, se io non ho quel risultato, sono un perdente. Però io in realtà sono qualche cosa oltre a quel risultato, cioè io non sono solo quel risultato lì, ok? Io non è che sono un vincente solo se ottengo quella cosa lì, ma posso essere un vincente per tutte le altre cose che ho già fatto nella mia vita, per esempio. Che interessante. Ok, andiamo ancora a vedere una carta, un oracolo di questi. Tagliar legna, carta numero 42. Questa carta la sento molto collegata con l'otto di pentacoli. Parla di fare lavori ripetitivi, lavori di uso quotidiano, di uso domestico anche se vogliamo, però che sono quei lavori necessari, che sembrano lavori barbosi, però sono da fare. E siccome c'è la scopa qua, ho come questa sensazione che dobbiate spazzare via certe idee, certe valutazioni, certi obiettivi anche per qualcuno che schiavizzano. Diciamo che quando c'è il diavolo sono sempre ideologie.
Va bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo di questi. Qui ragazzi comunque, scusatemi, alla fine del periodo vedo con questo fante di bastoni come se ci fosse un nuovo entusiasmo, una nuova voglia di scoprire il mondo, di andare avanti, perché poi comunque arriverete al punto di togliervi questi pesi del 10 di bastoni da dosso, uscirete da questa fase di dubbio, semplicemente con con questo entusiasmo, e vi ricordo che il fante di bastoni è anche una carta che parla di egoismo, in questo caso è l'egoismo sano, quindi può anche essere definito come amor proprio. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta di queste. Scelta. Rimanendo consciente dei tuoi pensieri, guidi il tuo viaggio nella direzione della scelta. Ragazzi, sempre, sempre sia una scelta. Qui effettivamente il carro è ancora girato al contrario, come se non foste ancora pronti per scegliere effettivamente, come se ci fosse ancora qualche cosa che avete paura di lasciare indietro. Però vi dico che sarà un periodo proprio dedicato al vedere che cosa fate effettivamente abitualmente e che cosa no. Mi viene da farvi un esempio. Avete X numero di vestiti, si tratta di capire quali effettivamente usate nel quotidiano, quali effettivamente sono i vestiti che mettete e quali invece bisogna lasciarsi indietro, bisogna buttare, regalare, riciclare, insomma, vedete voi. E, come per dare una nuova identità, un nuovo stile alla persona, ok? Per rimanere in tema di vestiti. Quindi è un po' lo stesso discorso se fossero pensieri o ideologie, come vi dicevo qua eh, con il re di spade e il diavolo. Devo dirvi una cosa, ragazzi. Il segreto un po' dell'anno prossimo, del prossimo semestre, sarà non tanto comandare, ma dare, come vi posso dire, insegnare con il buon esempio, piuttosto che dire si fa così, 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 è come un, ok, ti faccio vedere io come si fa. E quello che vi dicevo prima, per diventare maestri degli altri bisogna prima diventare maestri di noi stessi. Prima dobbiamo essere noi, che abbiamo effettivamente fatto ed integrato il cambio, dopo lo possiamo insegnare agli altri, perché se noi stessi non abbiamo fatto il cambio, che cosa insegniamo? Teoria, ma la pratica manca. È come essere un maestro a metà, c'è la parte teorica, la parte del divino maschile, ehm, c'è la parte teorica, ma manca, ossia la parte pratica, la parte concreta. Va bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, come dei nuovi input per pensare. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail per iniziare appunto con le sessioni individuali. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I temi sono relativamente visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì potete dare un'occhiata ai titoli dei video dedicati agli abbonati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2025 super splendido, pieno di abbondanza, pieno di nuove idee, pieno di forza, pieno di abbracci, amore e affetti. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!